Non amo molto parlare del significato del mio lavoro, ma più che il significato, che cos'è il lavoro, che cos'è una scultura, che cos'è una pittura, che cos'è essere artisti forse. Il significato poi lo devono codificare gli altri, gli spettatori, i critici, tutto quello che è il mondo dell'arte e non solo. C'è sempre una domanda che mi faccio quando realizzo un lavoro. Non mi pongo mai il problema di che significato ha, ma che cosa ho fatto. Perché il significato, prima che esista una cosa, non può esistere. Non è antecedente. Il significato poi dopo viene costruito dal vissuto. E quindi continuo a lavorare in questi termini. Voglio essere il primo a sorprendermi di quello che sto realizzando. Le opere non sono il frutto di un ragionamento, di un pensiero. Ormai cerco di farle fluire in maniera quasi istintiva dalla mia mente. E una tira l'altra. E poi dopo faccio anche dei disegni. Perché non posso disegnare una cosa che non esiste? Devo disegnare qualcosa che esiste. E io credo che uno fa le cose che conosce, che vede. Cioè non è che io mi invento. Non mi invento niente, cioè poi alla fine tutto esiste, in qualche modo lo modifichiamo appena. Per cui adesso in questo studio mi ritrovo con le sculture e sto disegnando le sculture. Però le sculture le disegno, ma mi stanno già portando da un'altra parte. Sembra assurdo, ma lo scultore ha il disegno preparatore. Io lo bozzo un po', ma il vero disegno viene dopo. Ho il soggetto, una volta il soggetto lo posso disegnare. Quindi faccio un po' il percorso all'inverso. Adesso poi gli darò sopra della cera, lo lascio così. Punto nero e uno bianco. Credo di essere un artista, fra virgolette, classico. Sono probabilmente sempre stato alla ricerca di una forma archetipica sull'umano, sull'anatomia, per forse in fondo ritrovare me stesso. I miei riferimenti probabilmente sono nella storia più antica dell'arte, che possono partire dalla preistoria, dai monoliti, all'arte classica, al Rinascimento. Nel Novecento sicuramente artisti come Picasso, precedentemente un artista come Velázquez, Goya, Manet, perché credo che ci sia un percorso di classicità in tutti questi artisti. Hanno una struttura alla ricerca di una forma, sempre. Qui siamo di fronte a Cranio Infante. L'ho realizzato nel 1985, appartiene alla serie dei lavori che si chiamano Anatomie, iniziati nel 1983. E qui c'è questa forma a calotta cranica, una sezione tagliata dall'alto, di una calotta cranica di un bambino, perché c'è la fontanella aperta, molto ingigantita. E quando ho realizzato queste anatomie, che sono partito dalle parti più basse, dalle gambe, poi sono arrivato ai torsi, alle colonne vertebrali, ho fatto tutta una serie di pitture. Alla fine poi sono arrivato al punto più alto, mi rimaneva solo qui la calotta cranica. E ad un certo punto ho capito che era la forma più nascosta, ma anche la più misteriosamente archetipica. Questa è una scultura realizzata nel 2023 e appartiene a queste sculture che ho cominciato nel 1997 con l'utilizzo dell'acciaio inox. Il titolo di quasi tutta questa produzione era Sutura e forma, le prime. Queste le ho intitolate Anatomie umane. In questo caso è abbastanza riconoscibile la forma della calotta cranica, le suture, inserite in una sorta di forma monolitica, megalitica quasi, una sorta di obelisco. E questa avventura continua. L'acciaio inox continuo a utilizzarlo e credo che, non so chi l'ha coniato comunque questo termine, minimalismo organico. Se c'è una definizione che può forse racchiudere questo lavoro della scultura, che ormai
sono quasi 40 anni, è di questo minimalismo organico. Sono due elementi, organicità e minimalismo, che mi fanno parte proprio del mio lavoro, della mia scultura. E mi stupisce, il problema è che mi stupisce sempre. Una materia, vedi come vedi adesso, in una lastra così fredda, così morta, sembra. E poi farla rivivere in una forma che gli dà un'organicità, che diventa quasi viva. Ed è una sfida tutte le volte che ho davanti una lastra di acciaio inox. Questi avanti così oppure facciamo un tratto qui? Io farei un tratto qua Qua, sotto di adesso. qua. E qui ti rifacciamo di nuovo. Esatto. Ok, lasciamo sempre un po' di distanza. Le mie sculture devono essere, in questo caso, avere un peso scultoreo e nello stesso tempo avere armonia. Intendo che la scultura stia in piedi in qualche modo, abbia un suo equilibrio, anche se non è simmetrica, però deve avere un suo equilibrio, deve stare, come tutti gli esseri devono trovare un equilibrio per stare su. Per cui una scultura piccola così può essere monumentale, sculture grandi che diventano flosce. Quindi il peso scultoreo è una questione mentale dell'artista. Per cui io dico sempre, voglio fare una scultura, non è che voglio fare né un monumento, voglio fare una scultura. E già questo termine è talmente nobile che viene abusato, ma quando dice una scultura è una scultura. Poi la monumentalità, pochi artisti ce l'hanno, proprio nel loro DNA. Cioè in Italia penso che Pomodoro e qualcun altro, perché è proprio una forma mentis. Sono coloro che riescono ad avere il peso specifico, cose che altri perdono. Se tu pensi a una scultura di Giacometti, filiforme, però quegli uomini lì sono leggeri ma allo stesso tempo piantati ben per terra. È un mistero, però è un bellissimo mistero della scultura.